Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maya e Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di un cappellino che ha la parte superiore aperta per consentire a chi ha i capelli lunghi e li vuole raccogliere in una coda alta di lasciarli fuori e quindi di mantenere un'acconciatura ordinata. È un cappello che si può utilizzare in montagna così come in città, versatile, semplice da realizzare ma soprattutto veloce. Se avete dimestichezza con i ferri circolari vi accorgerete che veramente è un progettino semplice e veloce e può essere un'ottima idea regalo oppure un'idea da regalarsi. Vediamo insieme cosa è necessario. Ci servono dei ferri circolari del numero 4 e dei ferri circolari del numero 3 da 40 cm. Se non riuscite a lavorare, adesso poi vedrete nel corso della realizzazione che io nella parte superiore lavorerò con una sorta di mini magic loop. Se non riuscite a lavorare con il filo corto, sceglietene uno più lungo. Per la parte iniziale non vi sarà necessario perché il numero di punti che metteremo per una taglia da adulto vi aiuta a coprire tutta la circonferenza del cordino, del cavetto, scusate, mentre per quanto riguarda la parte finale, siccome opereremo delle diminuzioni, vi potrebbe servire un cavo più lungo se avete dimestichezza con il magic loop oppure un gioco di ferri del numero 3,5. Oltre a questo serviranno un marcapunti, uno soltanto, un paio di forbici, un ago da lana e naturalmente la nostra lana che è un filato in microfibra della Soft & Easy di Schackenmayer. Direi che possiamo cominciare. Allora vi faccio vedere, io inizio lavorando il long tail caston su entrambi i ferri circolari in questa maniera. Faccio il mio cappietto e poi vado a lavorare il long tail caston di cui abbiamo visto già la realizzazione in un video apposito, ma tenendo tutti e due i ferri. Perché faccio così? Perché in questo modo quando io andrò a sfilare uno dei due ferri il punto sarà sufficientemente elastico per consentirmi poi di allargare il cappellino e adattarsi alla circonferenza della testa. Quindi lavorando su entrambi i ferri noi non facciamo altro che fare la stessa cosa che facciamo quando facciamo il long tail caston. Quindi entriamo, prendiamo il filato, attenzione a prenderlo con tutti e due i ferri, prendiamo il filato con tutti e due i ferri, con tutti e due i ferri e così andiamo avanti. Il numero di punti che dobbiamo mettere per una circonferenza da adulto è 96. Ci vediamo alla fine. Ed ecco qua, vedete, io ho fatto tutti i miei punti, adesso spingo in dentro e poi sfilo uno dei due aghi, così, sposto, faccio attenzione a non farmi scappare i punti che in realtà sono scappati, adesso li riprendo, ecco qua, li ho ripresi tutti e a questo punto posso iniziare la mia lavorazione. Allora, guardando altri tutorial, e quindi non è merito mio, ho imparato che per fare un buon inizio prendo il primo punto dell'altro ferro, lo metto nel primo punto dei ferri da lavorare, quindi quello di destra lo passo sul ferro di sinistra e li lavoro insieme in questo modo. E questo è il mio primo punto. Così poi posso continuare a lavorare, quindi io ho fatto un punto in più, ho fatto 97 punti, il primo lo lavoro insieme all'ultimo e così rimane uno solo e a questo punto posso cominciare a fare la mia lavorazione di coste 2-2. Allora, prendo le mie puntine e faccio 2 dritti e 2 rovesci. Perché ho fatto 96 maglie? Perché è un multiplo di 16, a noi serve un multiplo di 16 per poi quando andremo a fare le diminuzioni avere sempre la possibilità di farle in numero multiplo di 4 per far sì che poi quando lavoriamo le coste 2-2 che verranno ripetute nel corso della lavorazione avremo sempre il numero di punti corretto. 1 e 2. Come sapete il primo giro è sempre quello un po' più complicato, però come vedete il fatto che io abbia fatto l'inizio
su 2 ferri piuttosto che uno mi rende molto più semplice fare il primo giro, oltre al fatto che mi dà più elasticità nell'indosso del cappellino. Vedete? Faccio 2 dritti e 2 rovesci. Quella che state vedendo, ma lo sapete già se avete dimestichezza con i ferri circolari, è la tecnica continentale, quindi con il filo sulla sinistra del lavoro, ed è in questo caso il ferro che va a pescare il filo e non come avviene nella lavorazione con i ferri dritti, che è il filo e la mano che sposta il filo sul ferro. In questo caso è proprio il ferro che lo va a cercare. Allora, quando fate questo lavoro qua, state attenti a non fare girare i punti, perché poi diventa un macello, perché dovete ricominciare, quindi state attenti a seguire sempre lo stesso verso e proseguite così. Vi faccio vedere poi l'inizio del secondo giro quando metterò il marcapunti e poi vi spiegherò per quanti centimetri dovete lavorare a coste 2,2. Ci vediamo dopo. Ho finito il giro. Adesso, quando sono arrivata all'ultimo punto a rovescio, metto il mio marcapunti. Attenzione, questo filo qua è quello di inizio e quindi non ci serve, dobbiamo lavorare con quello che viene dal gomitolo. A questo punto ricominciamo lavorando come di consueto, dritto su dritto e rovescio su rovescio. Dritto su dritto e rovescio su rovescio. Vedete? E così si forma la famosa costa 2,2. Aspettate che così riesco a far venire un po' più di luce, così si vede meglio. Facciamo un altro paio di punti insieme e poi dopo vi spiego cosa fare. 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4. Quindi ricordatevi, iniziamo con 96 punti con gli aghi del numero 4. Allora, direi che avete visto abbastanza. A questo punto io proseguo autonomamente, dovete lavorare per circa 12 cm, millimetro più, millimetro meno. Ci vediamo dopo. Sono arrivata all'altezza desiderata. Arrivata a questo punto io cosa faccio? Smetto di fare le coste 2,2 e faccio un giro a rovescio. Io l'ho quasi fatto tutto per evitare di farvi perdere tempo a vederlo. Adesso facciamo insieme gli ultimi punti e poi vi spiego cosa succede dopo. Quindi con il filo sul davanti facciamo il nostro punto a rovescio. Se volete delle specifiche su come si fanno i punti con i ferri circolari, ci sono dei tutorial specifici sul mio canale, quindi potete cercarli e vedere lì come si realizzano i punti. Ok, ci siamo quasi, arriviamo al marcapunti e poi iniziamo a fare il primo dei 6 giri a dritto. Ok, spostiamo il marcapunti, spostiamo il filo sul retro del lavoro per fare i punti a dritto e iniziamo a fare 6 giri a dritto. 1, 2, 3
e così via. Allora, facciamo questi 6 giri a dritto perché a questo punto dobbiamo creare una sorta di bombatura. La bombatura la sottolineiamo con questo giro a rovescio. Facciamo i 6 giri a dritto, concludiamo poi con un altro giro a rovescio e poi riprendiamo le coste 2 a 2. Questo ci darà praticamente questo che stiamo lavorando è il rovescio del lavoro, quindi noi vedremo il dritto da questa parte, ma quello che poi ci farà vedere il lavoro finito, il motivo finito sarà qua sul rovescio. Faremo queste bombature e dopodiché faremo le coste 2-2, lo ripeteremo per 3 volte, 2 delle quali saranno comunque con delle diminuzioni. Adesso io faccio questi 6 giri a maglia rasata sostanzialmente, quindi 6 giri a dritto, e poi dopo faccio il mio giro a rovescio e ci vediamo per ricominciare le coste 2-2. Finiti i 6 giri a coste 2-2 ho ripreso il giro a rovescio. Come vi dicevo, in questo giro dovremo operare delle diminuzioni e come facciamo? In questa maniera. Allora, mettiamo il filo sul davanti e facciamo 1, 2, 3 e 4. Poi, sempre con il filo sul davanti, passiamo una maglia a rovescio, lavoriamo la successiva e poi passiamo quella non lavorata su quella lavorata, in questo modo qua. Rifacciamo sempre con il filo sul davanti, 1, 2, 3, 4, passiamo la maglia a rovescio, lavoriamo quella successiva e dopodiché passiamo quella non lavorata su quella lavorata, in questo modo, e lo facciamo per tutto il giro. Alla fine del giro, visto che vi avevo detto che questo è un multiplo di 16, avremo 16 maglie in meno, quindi sarà un multiplo anche di 4 perché 16 è un multiplo di 4 e ci consentirà nel momento in cui andiamo a ricominciare il passaggio a coste 2-2 di avere il numero dei punti corretto. Ovviamente se avete per le vostre necessità di aggiustare un pochino il numero dei punti potete farlo, sempre tenendo conto del fatto che nel momento in cui andrete a fare le coste 2-2 dovrete avere un multiplo di 4. Questa intanto è la fascia che si è fatta, vedete la fascia che si è formata e che apprezzerete molto di più quando la vedremo dalla parte dritta. Adesso vi faccio vedere, vedete? Questa è la fascia che si è formata e che poi sarà evidente quando il cappellino sarà indossato. Adesso io continuo e faccio sostanzialmente un'altra di queste fasce, poi farò ancora un'altra di queste dopo aver operato altre 16 diminuzioni. Quindi ci vediamo poi alla fine per vedere come terminare dopo che avremo cambiato gli aghi al 3,5. Ci vediamo alla fine. Allora, siamo arrivati quasi alla fine del nostro lavoro. Abbiamo fatto 3 fasce con la maglia rasata e poi abbiamo fatto 2 fasce con le coste 2-2. A questo punto io sto operando l'ultima diminuzione, quindi tra la prima e la seconda fascia abbiamo diminuito di 16 maglie, tra la seconda e la terza fascia abbiamo diminuito di altre 16 maglie e ci siamo ritrovati praticamente alla fine di questo pezzo con 64 maglie. Adesso io nell'ultimo giro di punto a rovescio sto diminuendo altre 8 maglie in modo da trovarmi alla fine con 56 maglie. Alla fine di questo giro praticamente andremo a cambiare i ferri e passeremo al 3,5. Adesso io qua ho già lavorato 6 maglie, passo la settima, lavoro l'ottava e passo poi la settima sull'ottava. Adesso lavoro sempre a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, passo la settima e lavoro l'ottava e poi passo la settima sull'ottava, in questo modo qui. Ho le ultime maglie da lavorare, faccio 1,
2 3 4 5 e 6 e ancora passo la settima, lavoro l'ottava e ho finito il giro. A questo punto passo la settima sull'ottava e a questo punto possiamo cambiare i ferri. Io passo a quelli del 3,5. Il marcapunti lo tengo da parte, poi lo rimetterò quando ricomincio il giro. Allora passeremo a fare l'ultimo pezzettino di coste 2,2 lavorando stavolta sui ferri del 3,5 in modo da rimpicciolire ulteriormente la circonferenza. Quella era l'ultima diminuzione che abbiamo fatto e quindi adesso dobbiamo praticamente lavorare l'ultimo pezzo con le coste 2,2. Dritto rovescio dritto rovescio dritto e poi fare la chiusura. Allora, quello che io ho fatto nel primo prototipo è stato lavorare anziché 6 giri di coste 2,2 8 giri di coste 2,2 e poi ho fatto la chiusura. In questo caso non so se il filato mi basterà, quindi diciamo che vado avanti a oltranza fin quando non finisco il filato e poi farò la chiusura. Il passaggio ai ferri del 3,5 naturalmente serve a ridurre ulteriormente la circonferenza in modo da lasciare un buco che sia sì elastico per far passare i capelli, ma non troppo largo in modo da non creare inestetismi qualora lo si dovesse indossare senza fare uscire i capelli. Ecco qua, arrivo alla fine di questo giro insieme a voi e poi dopo continuo e ci vediamo per la chiusura. Ormai manca veramente pochissimo. Se posso permettermi di darvi un consiglio, quando dovete fare circonferenze così piccole vi conviene, anziché utilizzare i ferri in bambù, utilizzare questi di metallo perché il lavoro scorre meglio, è molto più semplice e veloce, mentre il bambù trattiene e quindi io li preferisco quando lavoro su grandi superfici, non su superfici piccoline come quella che stiamo facendo adesso. Ci siamo quasi, siamo quasi arrivati alla fine del giro, volevo farlo tutto con voi. Ci siamo. Ecco qua. E abbiamo terminato, quindi possiamo togliere i nostri ferri del 4 e lavoreremo sul 3,5. A questo punto rimettiamo il nostro segnapunti e ricominciamo con le coste 2,2. Direi che vado avanti e poi ci vediamo per la chiusura. Allora, io ho finito di fare anche la parte superiore, come vedete. Mi sono rimasti pochi punti da chiudere perché ho preferito farlo da sola e fare con voi gli ultimi punti, così vi faccio vedere come si fa la chiusura con il punto a coste 2,2. Semplicemente si lavorano i punti così come si presentano e poi si passa su quello che è già lavorato, vedete? Quindi torno a fare un punto a rovescio perché mi si presenta una maglia a rovescio e ci passo su
quello che ho lavorato. Adesso mi si presentano dei punti a dritto e li lavoro a dritto e poi passo su quello che è già lavorato. Vedete? E quindi pian piano adesso mi si presentano quelli a rovescio, passo su quello già lavorato, mi si presenta ancora a rovescio, passo su quello lavorato, a dritto, a dritto, a rovescio, ecco, questo però l'ho preso abbastanza male, quindi adesso lo recuperiamo, sì. Ops, sono scappati i punti, eccoli qua, li ho recuperati. Abbiamo ancora un punto a rovescio e lo facciamo, passiamo su quello che abbiamo lavorato, a dritto, a dritto, e a rovescio, e abbiamo terminato. Io però cosa faccio quando finisco la cucitura, cioè la chiusura? Entro nella maglia successiva, faccio una gettata e chiudo anche questo punto, così viene più regolare, non si vede lo scalino. Poi entro in quella successiva, qua faccio la stessa cosa, come se lavorassi 2 punti in più praticamente. Avete presente come quando a uncinetto si fanno le maglie bassissime sui punti successivi? Ecco, il principio è lo stesso. Adesso taglio il filo, filo l'ago e chiudo il punto. Adesso viene la parte bella, vedete come si è ristretto qua sopra, ma la parte bella ancora deve venire. Adesso dobbiamo girare il nostro lavoro, perché abbiamo detto che abbiamo lavorato dal rovescio. Adesso lo giriamo sul dritto e voilà, questo è il nostro cappellino. Adesso facciamo anche la svoltina qui, spero che si riesca a vedere tutto nella sua interezza. Questa è la parte superiore e questa è la parte inferiore. Vedete? E questo è il nostro cappellino. Quando lo indosseremo potremo far uscire i capelli da questa parte superiore oppure lasciarlo così. Sembra come una fascia molto alta che si restringe sulla nuca, quindi segue un po' il movimento della nuca e poi può servire anche per tenere in ordine i capelli. Ed ecco qua, il progetto è terminato. Come sempre io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a realizzarlo e che vi venga la voglia di continuare a seguire il canale. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e cliccate la campanella in modo da essere informati sui prossimi tutorial che io pubblicherò. Intanto vi ringrazio per avermi seguito fin qua e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!